An alle Besucher meine Grüße, io sono Manfred von Richthofen, noto anche come il Barone Rosso. Nato il 2 maggio 1892 a Breslavia, in quella che allora era la regione della Slesia, nell'impero tedesco, e ora della Polonia. Figlio della nobildonna Kunigunde von Schickfuss und Neurdorf e del barone Rittmeister Albrecht Philipp Karl Julius von Richthofen, ufficiale di fanteria del Leibkürassier Regiment. Ho avuto l'onore di condividere il mio destino con un fratello, Lothar von Richthofen, che come me avrebbe sposato la carriera da aviatore. Da piccolo la mia famiglia si trasferì a Schweidnitz, un'esperienza che segnò la mia gioventù, durante la quale mi dedicai con entusiasmo alla caccia ed equitazione, seguendo le orme paterne. La mia formazione militare ebbe inizio alla scuola per cadetti di Wallstatt, proseguendo poi alla Reale Accademia Militare Prussiana a Gross-Lichterfelde. Ne uscii, nell'impetuosa primavera del 1911, pronto ad affrontare le sfide del futuro. Fu in quel momento che venni assegnato come alfiere al primo reggimento Ulani, Imperatore Alessandro III, a Ostrovo, un posto strategicamente vicino alla frontiera russa. Nel 1912, la mia carriera militare ricevette un ulteriore riconoscimento con la nomina a sottotenente. All'epoca, la tensione nell'Europa stava crescendo e la guerra stava diventando sempre più inevitabile. Ma non si trattava di una guerra come quelle che avevano caratterizzato la storia fino ad allora. Questa sarebbe stata la prima guerra mondiale, una guerra in cui la tecnologia avrebbe giocato un ruolo centrale e l'aviazione sarebbe diventata uno degli strumenti più potenti nelle mani dei generali. Tutto ciò stava per plasmare la mia vita in modi che non avrei mai immaginato. Sono stato sempre devoto al regime autocratico del Kaiser Guglielmo II e non appena scoppiò la prima guerra mondiale, compii diverse azioni sul fronte orientale. Ricordo ancora quella volta, il 2 agosto 1914, quando attraversai la frontiera russa con il mio reggimento, prima di essere trasferito a ovest. Ho combattuto a Verdun, un luogo in cui passai mesi in trincea senza poter fare molto, e vi garantisco, non è piacevole passare le ore a contare i minuti mentre il fratello combatte sul fronte orientale. Però, le mie azioni non passarono inosservate. Per le ricognizioni sotto il fuoco nemico, mi fu conferita la Croce di Ferro il 23 settembre 1914. Nel maggio del 1915, la mia domanda per entrare nella Luftstreitkräfte, l'aviazione tedesca, fu accettata. Dopo un rigoroso addestramento a Grossenhain, venne il mio trasferimento al 7° reparto complementi dell'aviazione di Colonia per un corso osservatori. Fu lì che ho avuto la mia prima vera esperienza come osservatore aereo, durante l'avanzata di Mackensen da Gorlice a Brest-Litovsk. Il mio primo duello aereo avvenne il 1 settembre 1915 contro un apparecchio inglese, un incontro che mi ha lasciato senza troppi danni, ma anche senza alcun successo. Ricordo ancora il giorno in cui ho incontrato Oswald Boelke, il miglior pilota da caccia tedesco dell'epoca, durante un viaggio in treno. Boelke, un pilota esperto e un mentore generoso, ha contribuito in modo significativo al mio futuro successo. Nel dicembre del 1915, dopo un esame rigoroso, divenni un pilota certificato. Nel marzo del 1916 fui assegnato al 2° stormo da combattimento, all'epoca a Verdun. La mia prima vittoria da pilota da caccia avvenne il 26 aprile 1916, abbattendo un Nieuport sul forte di Douaumont. Tuttavia, anche in questo caso, l'aereo cadde entro le linee francesi, per cui la mia vittoria non fu riconosciuta. Quell'estate fui trasferito in Russia con tutto il mio reparto, operando principalmente come bombardiere dalla base di Kovel. Fu lì che Boelke mi offrì un'opportunità che avrebbe cambiato la mia vita. Far parte del suo stormo da caccia sulla Somme. Accettai senza esitazione. E il 17 settembre 1916, nei pressi di Cambrai, ottenni la mia prima vittoria ufficialmente riconosciuta, costringendo un aereo inglese all'atterraggio nei pressi di un campo di volo tedesco. Mentre danzavo nel cielo, a bordo del mio amato triplano, sentivo una connessione che non posso spiegare. Ero un cavallo selvaggio galoppante tra le nuvole, libero dalle catene terrene. Mi sentivo vivace e potente, come se potessi toccare l'infinito con le dita. Il ruggito del mio motore era come una melodia per le mie orecchie, il vento che sfiorava il mio viso, un balsamo per la mia anima. Ma non c'era solo l'ebbrezza del volo, c'era anche l'adrenalina del combattimento, un vortice di emozioni e sensazioni. La paura si annidava nei miei pensieri, ma non era mai abbastanza forte da sopraffarmi. Era più una costante, un richiamo silenzioso alla realtà che sussurrava nelle orecchie. Ma la paura non mi paralizzava, anzi mi spingeva oltre i miei limiti.
La tensione del combattimento aereo era come niente che avessi mai provato. Ogni duello era una danza mortale nel cielo, una lotta contro un avversario invisibile che poteva essere ovunque, nascosto tra le nuvole. Sentivo il cuore battere forte nel petto, le mani stringere saldamente i comandi. Ma nonostante tutto, c'era una strana bellezza in tutto questo. Una bellezza selvaggia e crudele, forse, ma bellezza comunque. E l'istante prima dell'abbattimento, quel momento in cui sapevo di aver avuto la meglio, era come essere in cima al mondo. Una sensazione di trionfo e di realizzazione che pochi possono capire. Ma non c'era gloria in quel gesto, solo la triste consapevolezza di aver tolto la vita a un altro uomo. Tutto questo era il volo, era il combattimento, era la vita, intensa e palpitante, in ogni istante. Era la mia vita. A fine 1916, dopo la mia 16ª vittoria, fui decorato con il Pour le Mérite, il più prestigioso premio militare tedesco della Prima Guerra Mondiale, noto anche come Blauer Max. Fui inoltre nominato comandante della Jagdstaffel, o Jagdstaffel, che divenne poi nota come il circo volante per i vivaci colori degli apparecchi e l'abilità dei piloti, tra cui il mio fratello Lothar, il mio cugino Wolfram e Hermann Göring, futuro capo della Luftwaffe e gerarca nazista. Il soprannome Barone Rosso deriva dal fatto che molti dei miei aerei, a partire dall'Albatros D3, erano completamente dipinti di rosso. Nonostante essere stato abbattuto senza conseguenze a metà marzo del 1917, continuai a cogliere una vittoria dopo l'altra. Il 24 giugno del 17 assunsi il comando di una nuova unità appena formata, il primo stormo da caccia. Questo Jagdgeschwader doveva essere un'unità autosufficiente, con lo scopo di ottenere la superiorità aerea in settori decisivi per contrastare le sempre più consistenti formazioni del Royal Flying Corps britannico. Dopo un atterraggio di fortuna, il mio triplano divenne un trofeo per i cacciatori di souvenir. Il 21 aprile dell'18 decollai dal campo di Keppel con altri 9 piloti, incluso mio cugino Wolfram, che era alla sua prima missione di guerra. Insieme incontrammo i Sopwith Camel della 209ª squadriglia della neo-istituita Royal Air Force. Un giovane tenente canadese, Wilfrid May, stava dando la caccia a Wolfram, che come lui restava ai margini del combattimento aereo. Accortomi del pericolo che stava correndo mio cugino, inseguì May, il quale, con la mitragliatrice inceppata, cercava di allontanarsi. Solitamente la mia tattica era quella di cercare gli aerei in difficoltà e prenderli in caccia, ma quel giorno non fui prudente come al solito. Forse a causa della stanchezza, fui imprudente nel sorvolare a bassa quota le linee nemiche. Vedendo il mio triplano in procinto d'attaccare May, il capitano Arthur Roy Brown, un altro pilota canadese, decise di attaccarmi. In poco tempo, i nostri 3 aerei si ritrovarono a bassissima quota sulla terra di nessuno che separava i 2 fronti. Desistetti dall'inseguimento, ma pare che avessi calcolato male la mia posizione. Così, quando feci la virata per tornare indietro, sorvolai una delle zone più difese del fronte della Somme. Fui colpito da proiettili provenienti dalle trincee e il mio triplano atterrò intatto in una zona controllata dagli australiani. Alcuni testimoni oculari raccontarono che fossi già morto, riverso sulla cloche. Altri che fossi sopravvissuto ancora per alcuni minuti, prima di emettere un ultimo sospiro. Kaput! Riferito al mio aeroplano. Un caccia inglese lasciò cadere sul campo base tedesco di Cappi il seguente messaggio. Al corpo d'aviazione tedesco. Il capitano barone Manfred von Richthofen è stato ucciso in battaglia il 21 aprile 1918 e seppellito con tutti gli onori militari. Il capitano Brown, considerato uno dei possibili abbattitori, non rivendicò mai ufficialmente la vittoria. Recenti ricerche attribuiscono l'abbattimento a Cedric Popkin, Robert Bowie o il più probabile Snowy Evans, tutti membri della contraerea australiana della prima AIF. Avrei compiuto il mio 26esimo compleanno 11 giorni dopo. Le mie spoglie furono sepolte nel cimitero del villaggio di Bertangles, vicino ad Amiens. Al termine della guerra, nel 1919, furono trasferite nel cimitero militare tedesco di Fricourt, sulla Somme. Nel 25, il mio feretro attraversò il Reno ed è stato accolto da una folla raccolta a Kehl, dove mi furono tributati grandi funerali di Stato e fui seppellito insieme ai più grandi eroi tedeschi nell'Invalidenfriedhof a Berlino. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando questo cimitero si ritrovò nel settore est di Berlino, la mia famiglia, temendo che la mia tomba non venisse più curata, chiese e ottenne, nel 76, il trasferimento delle mie spoglie a Wiesbaden, nella cappella di famiglia, vicino a mia madre e mia nonna. Ora,
Mentre riposo accanto a mia madre e mia nonna, guardo indietro alla mia vita, alle battaglie che ho combattuto, ai compagni che ho perso, alle vittorie che ho conseguito. Nonostante tutto, non rimpiango la vita che ho vissuto. Ho volato con coraggio, ho combattuto con onore e ho servito la mia patria come ho potuto. Non mi definisco un eroe, ma un soldato che ha fatto il suo dovere. La mia storia, la mia vita, è stata scritta con l'inchiostro delle battaglie e colorata dal rosso del mio triplano. Il mio nome, il Barone Rosso, vivrà nei libri di storia e nelle memorie di coloro che ricordano la mia epoca. E in fin dei conti, è tutto quello che un uomo può sperare dopo la sua morte, non essere dimenticato. Per favore lasciate un commento e ditemi cosa pensate della mia storia. Der Rote Baron verabschiedet sich und wünscht Ihnen einen schönen Tag.